Buongiorno, bentornati sul canale Valoroso IT. Qui ci occupiamo di computer vintage, ma oggi non solo, includiamo anche un paio di computer moderni. Di che cosa vi voglio parlare in questo video? Questo video è in risposta ad alcune domande che mi avete posto, in particolare quando avevo sostituito il processore di questo computer, IBM PS2 modello 30 con processore Intel 8086, che avevo sostituito con un NEC V30 per aumentarne le performance. Avevo fatto l'upgrade del computer e mi avete chiesto, ma di quanto sono migliorate queste performance? Adesso ci può girare Fortnite sopra? Ecco, sul fatto che ci possa girare Fortnite ho qualche dubbio, ma comunque la risposta la troverete voi stessi se seguite questo video fino alla fine. Ma come mai un video intero per misurare le performance di tutti questi computer che adesso vi presenterò uno per uno e anche computer moderni? Non bastava mettere due numerini, questo computer va 10, quest'altro va 50, che così ci evitavi tutto sto bordello di video? Ecco, questa domanda è molto interessante, in effetti avrei voluto porla anch'io alla mia prof di italiano quando pretendeva che imparassi a memoria tutte le prime pagine dei Promessi Sposi, quando il Manzoni descriveva con dovizia di particolari quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno. E la mia domanda è: un disegnino? Cioè, facevi un disegnino, se non lo sai fare te lo facevi fare a un tuo amico e noi avevamo risolto, non dovevo impararmi queste pagine a memoria. Poi tra l'altro l'argomento è anche abbastanza interessante, non intendo il Manzoni che sicuramente sarà interessante anche lui, ma intendo proprio le velocità di questi computer, perché mi sono accorto che non basta prendere il Norton Sysinfo e fare la velocità del computer per fargliela calcolare, perché quell'utility non tiene conto della presenza o dell'assenza del coprocessore matematico che avevo installato sia su questo IBM sia su questo qui sotto che ha un processore Intel 286. Il coprocessore matematico, altrimenti detta FPU, quindi Floating Point Unit, è quel circuito integrato che si mette in fianco al processore che serve per fare i calcoli in virgola mobile in maniera hardware e non emulata via software dal processore. Ecco, il Norton Sysinfo non tiene conto della presenza di questo coprocessore matematico. Ho dovuto trovare un software che misurasse anche la performance della CPU abbinata al coprocessore matematico, perché ovviamente quello aiuta notevolmente nei calcoli a virgola mobile. Un'altra difficoltà che ho riscontrato è stata quella di misurare le performance dei due computer moderni per paragonare i risultati di questi computer di fine anni 80 con quelli insomma attuali, giusto per vedere quanto è andata avanti la tecnologia nel frattempo. Avevo già realizzato in passato un video Commodore 64 versus computer moderno. Era piaciuto molto quel video, lì tenevo conto anche di altre situazioni all'interno del computer, quindi misuravo anche le capacità dell'hard disk, velocità di trasferimento dati. Invece oggi ci occupiamo soltanto delle performance della CPU. Per misurare le velocità delle CPU dei computer moderni mi è stato molto utile il supporto di Roy Longbottom, è un informatico che ha misurato le velocità di, penso, tutte le CPU esistenti al mondo. Ha realizzato una serie di programmi che servono appunto per misurare le velocità delle CPU e io ho preso quello per Windows, in realtà lavora sotto DOS ma è in grado di sovraccaricare tutti i processori del computer moderno, perché i computer moderni non hanno un solo processore come quelli vintage, ogni processore ha all'interno tantissime CPU, 8, 16, non si sa quante, insomma dipende dal modello del processore, e ogni CPU riesce anche a svolgere più operazioni contemporaneamente, quindi noi dovremo andare a caricare la CPU secondo i thread specifici di quella CPU stessa. Come unità di misura per la velocità del computer utilizziamo i WIPS, che sono i Whetstone per secondo. In pratica l'algoritmo Whetstone misura una serie di calcoli matematici, vengono ripetuti n mila volte o n milioni di volte a seconda della velocità della CPU, e alla fine viene fuori questo indice che andiamo a paragonare tra i computer vintage e anche quelli moderni. Ovviamente qui si possono aprire delle parentesi enormi, cioè è difficile trovare un programma che misuri allo stesso modo. E mi spiego: se un programma è compilato con un determinato linguaggio di programmazione, se lavora in MS-DOS piuttosto che in Windows, ovviamente tutte queste cose vanno a influire sul risultato finale, anche perché il test di Whetstone, che poi è quello che andiamo a utilizzare noi, in teoria servirebbe anche proprio per misurare le performance del software, non soltanto le performance dell'hardware. E ora vi presento i concorrenti di questa gara di velocità delle CPU. IBM PS2 modello 30, processore Intel 8086 e ben 640 KB di RAM. Questo computer andiamo a misurarlo con il processore originale Intel 8086, con il processore pin-to-pin compatibile che è il NEC V30, e poi facciamo anche delle misure con e senza il coprocessore matematico Intel 8087.
Qui sotto, con l'interruttore bianco, abbiamo l'IBM PS2 modello 30, ma con processore Intel 286. In questo caso andiamo a fare due misure, quindi sia quella con e senza il coprocessore matematico Intel 287. Mi sarebbe piaciuto misurare le performance di questo Commodore PC10, ma purtroppo ho delle difficoltà, nel senso che ancora non ho uno strumento che mi consenta di scrivere i dischetti da 5 pollici e un quarto. Lo sto acquistando un Grease Weasel, se così si pronuncia, che serve per collegare il drive da 5 e un quarto, ma anche quello da 3 e mezzo, a un computer moderno tramite porta USB. Poi vi terrò aggiornati su questa cosa, che mi sembra piuttosto interessante. Altro computer in gara, Olivetti M200. È dotato di processore NEC V40 e ben 640 KB di RAM. Il processore NEC V40 sarebbe molto simile, ma non pin-to-pin compatibile, all'Intel 80188, che è un processore che non è mai stato utilizzato tanto per i computer, quanto più è stato utilizzato per applicazioni industriali. È un processore abbastanza economico perché si lavora a 16 bit, ma in realtà il bus esterno dei dati è a 8 bit. Ecco qui altro concorrente, Frail King, con processore NEC V20 e ben 512 KB di RAM. Il NEC V20 è un clone dell'Intel 8088. È un processore del 1984, questo NEC V20, anche se in realtà il computer deve essere molto più moderno, deve essere di fine anni 80. E mi chiedo chi a fine anni 80, quando c'erano computer bellissimi con anche doppio monitor a colori, si comprava un monitor a fosfori verdi. Qui vale lo stesso ragionamento di prima, non avendo possibilità ancora di scrivere dischetti, questo IBM 5155 non possiamo andare a misurarlo. Infine approdiamo su quest'ultimo computer vintage, l'ultimo dei vintage, perché come vi dicevo poi abbiamo anche due computer moderni di cui vorrei misurare le velocità, ed è un Olivetti Prodest PC1. Come processore ha il NEC V40, come l'Olivetti M200 che abbiamo visto prima, ma ha solo 512 KB di RAM, è un computer del 1987. Il primo dei due computer moderni che andiamo a misurare è questo HP Z420, anche che non è proprio moderno perché è un computer che ha già diversi anni, ha un processore Intel Xeon E5 con 8 CPU e 16 threads. L'altro computer è un assemblato, l'abbiamo assemblato io e Leo per gaming, ed ha un Intel i5 13005 con 14 CPU e 20 threads. Bene, dai, iniziamo le misurazioni. Spero che il Commodore non si arrabbi perché gli ho messo il monitor IBM sopra. Ora apriamo il primo computer in gara, IBM PS2 modello 30, e verifichiamo quale processore gli avevo lasciato dentro l'ultima volta che l'ho utilizzato. Non so se si legge bene, ma è l'Intel 8086 e in fianco non è installato il coprocessore matematico. Infatti ho qua la bustina sia con il coprocessore matematico Intel 8087 e sia con il NEC V30, che poi in due in realtà ne ho di NEC V30, uno anche per scorta, che poi andremo a installare al posto dell'8086 per andare a misurare le performance di entrambi i processori. Accendiamo. Intanto che fa il self-test vi presento i programmini Checkit, che è quello che andrà a misurare le performance anche con il coprocessore matematico, l'IBM PC DOS con cui avvieremo tutti i computer, infatti lo inserisco prima che vada a cercare il dischetto, e poi giusto per curiosità facciamo andare anche sysinfo di Norton Utilities, anche che come vi dicevo prima non ha la possibilità di misurare le performance della FPU, che è il coprocessore matematico. Via il DOS, cominciamo con il sysinfo di Norton Utilities versione 6. Eccolo qua, ecco riassunte le caratteristiche del computer. Andiamo sul benchmark CPU speed e ci dà 2,2. Ora tutti questi valori io li andrò a trascrivere e li metterò sull'articolo che scriverò a corredo di questo video. L'articolo lo pubblicherò sul mio sito www.valoroso.it, quindi mi raccomando, poi dopo andate a vedervi tutte le performance che misuriamo in questo video. Inseriamo Checkit
Andiamo sempre su Benchmark, Main System. Ecco che sta facendo la misurazione. Per quanto riguarda la CPU speed l'ha già misurata, il test Drystones, che in pratica sono operazioni a virgola fissa, e invece il test di Whetstones è quello con le operazioni a virgola mobile, e come notate già si accorge che non c'è il coprocessore matematico. Per quanto riguarda la CPU ci dà un valore di 801 Drystone e 16,4K, quindi 1000 Whetstones. Quindi saranno 16,4 K WIPS, per quando poi lo andremo a paragonare con gli altri computer successivamente, e anche quelli moderni. Andiamo ora a installare il coprocessore matematico all'interno di questo IBM PS2 modello 30 con processore Intel 8086. Il coprocessore matematico è sempre originale Intel ed è l'8087. Avevo già mostrato come montarlo in alcuni altri video, anche quelli brevi, ma ovviamente montato seguendo l'indicazione corretta indicata. Scusate se dal video non si vede molto bene, però la posizione non è delle migliori. Accendiamo. Parte sempre con l'IBM DOS versione 3.3. Non l'avevo mostrato nel video, ma evidentemente prima di mettere il coprocessore matematico ho spento tutto e ovviamente tutte queste operazioni di sostituzione che un pochino taglio nel montaggio del video, però in realtà vanno fatte in sicurezza, quindi spegnere il computer, spegnere il monitor, cambiare il coprocessore, fare tutte le operazioni per riaccendere solo dopo. Norton Utilities Sysinfo. Ecco, come potete notare il valore è esattamente uguale a prima, pur avendo installato il coprocessore matematico. È stato questo fatto che mi ha fermato dall'utilizzare poi il Norton Sysinfo per fare tutte le prove. Ve lo sto mostrando così per curiosità vostra, però in realtà la misura non è accurata, perché col coprocessore matematico, adesso lo vediamo con il check-it che utilizza il test di Whetstones, vi renderete conto che rispetto a prima andrà sicuramente a migliorare. Se no, che scopo aveva installare un coprocessore matematico che costava un sacco di soldi a suo tempo? Check-it ha individuato l'Intel 8087 e vediamo un po' che cosa ci propone come test. I Drystone sono forse leggermente inferiori, però ovviamente c'è una certa tolleranza, ma sostanzialmente sono rimasti invariati, intorno agli 800. Invece i Whetstone sono passati da 16.000, quindi 16 kilo WIPS, a 239 abbondanti kilo WIPS. Evidentemente il coprocessore matematico ha fatto una grossa differenza, portando l'indice da 16K a 239K. Ed ecco perché serviva in effetti installare anche il coprocessore matematico a suo tempo. Vi ho risparmiato la parte puramente operativa in cui andavo a togliere il processore Intel 8086 e il coprocessore matematico Intel 8087, e adesso andiamo a mettere al posto del processore Intel 8086 il NEC V30. Ok, spingiamolo dentro. Proviamo con il Sysinfo del Norton. Ecco, con il NEC V30 al posto che con l'Intel 8086 siamo passati da 2,2 a 2,9, quindi un aumento di performance c'è. Vediamo con il check-it che cosa cambia. Sì, anche senza coprocessore matematico, perché l'abbiamo tolto, abbiamo 1023 Drystone contro gli 800 circa che vedevamo prima e 20,4 kilo Whetstones, quindi K WIPS, contro i 16 abbondanti che vedevamo prima. Allora, sempre con il computer spento vado a installare il coprocessore matematico, che non devo confondere con il processore, perché altrimenti facciamo un computer con doppio processore. Eccoci qua. Sì, i piedini sono tutti dentro, quindi posso spingere. Bene, NEC V30 con coprocessore matematico Intel 8087. Vediamo le performance? 2,8, quindi col coprocessore matematico si è abbassato di 0,1 rispetto a prima, il NEC V30.
E invece Checkit, beh sì, con Checkit vedete quanto è molto più preponderante la velocità di questo computer con il coprocessore matematico. Invece stavo notando che anche con Checkit i Dryston si sono abbassati rispetto a prima in cui non c'era il coprocessore matematico. È come se installando il coprocessore matematico le operazioni in virgola fissa fossero leggermente più lente. Magari perché la performance della CPU è influenzata dalla velocità del coprocessore, sinceramente non ve lo saprei spiegare, però se c'è qualcuno di voi che me lo sa spiegare, volentieri lo può fare nei commenti, perché ormai sono già 2 misure che facciamo. Con il coprocessore matematico i calcoli in virgola fissa sono leggermente più lenti, invece i calcoli in virgola mobile sono ovviamente estremamente più veloci. Ho messo da parte l'IBM PS2 30 con il processore 8086 che abbiamo appena utilizzato per fare gli esperimenti. Ho aperto sempre l'IBM PS2 modello 30 ma con processore 8286. Vediamo che non c'è installato il coprocessore matematico perché ce l'ho qui da installare dopo. Facciamo le prove su questo computer? Allora con Sysinfo vediamo che abbiamo anche la VGA e avviamo il benchmark. Anche la grafica è più carina su VGA in effetti. 5,6, quasi il doppio rispetto al computer di prima. Quasi il doppio se consideriamo il NEC V30. Più del doppio se consideriamo l'Intel 8086. Già vediamo quasi il doppio dei Drystons. E 37.000 Whetstones senza coprocessore matematico. Quindi insomma è un processore decisamente più performante l'Intel 286 rispetto all'8086 oppure al NEC V30. Ecco qua il nostro coprocessore matematico che andiamo a installare seguendo l'orientamento corretto. Allora tutti i piedini sono infilati, vediamo, sì, possiamo spingere. Più attenti avranno notato questo componente qua, NVX287, ho fatto anche un video a proposito, è un'alternativa al Dallas DS1287, l'orologio, e salva anche la configurazione del sistema. Infatti molto spesso questi computer arrivano con la batteria interna del DS1287 che è esaurita e avete errori all'accensione, tipicamente il 161 e il 163. Andando a sostituire questo componente con un'alternativa moderna e andando a riconfigurare il computer con l'IBM Starter Disk, gli errori spariscono. Adesso infatti dobbiamo anche utilizzarlo l'IBM Starter Disk perché bisogna configurare la presenza del coprocessore matematico. Accendiamo e gli mettiamo questo disco qui che è il disco di configurazione. Ovviamente io mi sono trovato le immagini dei dischi su internet e sono andato poi a scriverli su dei dischetti per averli e poterli utilizzare su questi computer. Dall'errore, infatti 162, che dovrebbe essere l'errore di configurazione, parte con lo starter disk eccoci qua. Ha trovato infatti un errore di configurazione, possiamo utilizzare la configurazione automatica. Perché in alternativa si può andare manualmente all'interno dei parametri di configurazione e abilitare il coprocessore matematico. In questo caso ha fatto tutto lui. Quindi togliamo il dischetto dello starter disk e gli mettiamo l'IBM PC DOS. Norton Utilities, sempre per curiosità. Esatto, sempre qui la CPU. Nonostante abbia installato il coprocessore matematico. E ora proviamo Checkit. Dryston sono rimasti uguali a prima. Adesso vediamo i Whetstones. Abbiamo 248 kg Whetstone. Non male, no? Una cosa che un po' mi stupisce è che la velocità dell'operazione in virgola mobile di questo computer con l'Intel 8287 come coprocessore matematico è leggermente inferiore a quella del
NEC V30 col coprocessore matematico, che se vi ricordate prima avevamo un numerino un pochino più alto, mi pare 270 contro 248. Terzo computer in gara, Olivetti M200, quello che un mio amico ha trovato in discarica e me l'ha portato. Poi avevo realizzato 4 mini video in cui lo pulivo, lo provavo. Questi mini video vi sono piaciuti parecchio perché ho visto che hanno fatto un botto di visualizzazioni. NEC V40, 640 KB di RAM. Abbiamo il Sysinfo 1,8, tristissimo 1,8. Vediamo check-it in bianco e nero perché purtroppo questo monitor è in bianco e nero. Ma come mai uno a fine anni 80 si deve comprare un computer col monitor in bianco e nero? Anche se qui dice NEC V20 in realtà è un V40, però vabbè, chissà i misteri di questi programmi che misurano le performance delle CPU. 682 Drystone e 13,2K Whetstones. Insomma, rispetto alle performance che abbiamo visto prima con il 286 e con il coprocessore matematico, queste sono decisamente inferiori. Frail King, avviamolo. Anche di questo computer la storia è abbastanza simpatica perché ero dal parrucchiere e è venuto fuori che mi piacevano i computer vintage, c'era un signore che lo voleva vendere, ma lui pensava che questo computer valesse centinaia e centinaia di euro, invece poi mi sono informato, valeva pochissimo, gli ho detto ascolta, vale poco, o me lo vendi a poco, se no lo venderai a qualcun altro, e per fortuna ha accettato. Andiamo con il Sysinfo come prima. Il signore che me l'ha venduto diceva ma io l'ho comprato per mio figlio, l'avevo usato poco. Cavolo, ci credo. Computer di fine anni 80 glielo compri col monitor a fosfori verdi. Insomma, già il Commodore 64, anche il VIC-20 era a colori. Insomma, bisogna anche un attimino farli belli sti regali ai ragazzi, o no? 1,7. Dopo un po' di tentativi che avevo risparmiato perché dava errore la lettura del dischetto, sono riuscito a caricare check-it. Andiamo a misurare queste benedette performance. 618 e 12,2, vince il premio del computer più lento fino adesso riscontrato. Olivetti Prodest PC1 lo facciamo partire con il DOS dell'Olivetti stesso, perché quell'altro del PCBM chissà per quale motivo non gli piace. Processore NEC V40 e ben 512K, giusto? Vediamo. 512K di RAM. No, non gli piace nemmeno questo. Dopo aver provato n.000 dischetti per farlo avviare, sono riuscito con un altro dischetto ancora. C'ha i problemi suoi, insomma, abbiamo capito. Pensavo si volesse tirare fuori dalla gara. Vediamo se mi riesce a leggere il Sysinfo. Allora, il Sysinfo non ha voluto leggerlo, però il check-it almeno lo legge. Vediamo se riusciamo a fare il benchmark. Almeno l'ha caricato. Questo computer qua si voleva tirare fuori dalla gara, 614. Quindi anche lui è un po' scarsino, Si colloca nella fascia bassa. E 11,7, forse il peggiore in assoluto. Ed ecco entrare in gara un computer quasi moderno, HP Z420 con processore Intel Xeon E5 4650, 8 CPU e 16 threads. Con 16 threads, secondo le indicazioni dello stesso Roy Longbottom che ha realizzato questo software, bisogna avviarlo 2 volte perché ciascuno di queste istanze di software riesce a caricare 8 threads.
quindi 1 e 2. Nel frattempo si sta creando anche un file di log in cui successivamente andremo a vedere qual è il risultato. I due programmi stanno lavorando, caricando i processori e misurando quelli che sono poi i megawipes in questo caso, anzi gigawipes. Dobbiamo comunque tener conto solo del risultato finale che verrà alla fine, perché lui inizia a caricare un processore, due processori, adesso 4, infatti vedete 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, eccetera, fino poi arrivare a caricarne 8. Su indicazione di Roy Longbottom stesso, l'ultimo valore, quindi quello fatto su 8 processori dell'istanza 1 e dell'istanza 2, li andiamo a sommare e otteniamo il valore definitivo della misurazione di questo computer. Ecco qua, hanno terminato, andiamo a vedere. Allora, questo è per gli 8 threads e gli MWIPs, quindi megawipes, li troviamo su questa colonna qui. Quindi 27.911 per l'istanza 1 e 27.843. Possiamo prendere la calcolatrice, quindi 27.843 più 27.911 abbiamo 55.754 megawipes, cioè 55,7 gigawipes. Abbiamo visto sui computer vintage che andavano a 16K, 20K oppure quasi 300K con il coprocessore matematico. Qui abbiamo quasi 56 giga. Infine, ultimo computer, questo moderno veramente, processore Intel i5 13500 di 13ª generazione con 14 CPU e 20 threads. Ho avviato 3 istanze del software di Roy Longbottom per essere sicuro di sovraccaricare proprio tutte le CPU e vado a sommare i valori finali. Prendiamo la calcolatrice, più 48.714 più 48.198 e vediamo 147 gigawipes. Ora, se vogliamo andare a paragonare i risultati del computer di Leo, quindi 147 gigawipes, quindi 147 miliardi di volte ha fatto il ciclo Whetstone in un secondo, con il computer più schifoso che abbiamo visto prima, che era l'Olivetti Prodest PC1, possiamo fare due conti. Quindi 147, 102 mega, cioè 147 giga, oppure 147.102 mega, diviso 11.700, che sono gli 11,7K dell'Olivetti Prodest PC1, uguale 12.572.820, cioè in pratica il computer da gaming con processore Intel i5 è 12 milioni e mezzo di volte più potente dell'Olivetti Prodest PC1. Ora, la domanda che uno di voi mi aveva fatto, cioè se Fortnite riesce a girare sull'IBM PS2 modello 30 con processore Intel 8086 però trasformato al NEC V30 e con il coprocessore matematico installato, andiamo a vedere se potrebbe girare. Vediamo quanto è più potente il computer di Leo rispetto al IBM PS2. Allora, 147, 102, 000, performance quindi delle CPU Intel i5 13500. Diviso, andiamo a recuperare quella che era la performance dell'IBM PS2 modello 30 col processore NEC V30 e il coprocessore matematico. 270.200
abbiamo più di 500.000 di volte. Il computer da gaming è più di 500.000 di volte più veloce rispetto all'IBM PS2 modello 30. Oltretutto già col processore upgradato, col processore matematico. Quindi ve la pongo io a voi la domanda, a chi me l'aveva posta a me in precedenza. Ma secondo te, se un computer moderno ti fa 100 fps su Fortnite, questo qua che è 500.000 di volte più lento, quanti fps ti fa, supponendo anche che riuscisse a caricarlo, insomma, che non ha neanche tutti quei giga nell'hard disk, non ha neanche tutta quella RAM, eccetera. Quindi datti da solo una risposta e scrivimela sotto nei commenti. Bene, spero che anche questo video vi sia stato utile per paragonare un po' quelle che erano le performance dei computer vintage, ma anche di quelli moderni. Quello che mi interessa è anche farvi vedere quanta è stata l'evoluzione dei computer da circa 40 anni fa, poco meno di 40 anni fa, a oggi. E abbiamo visto che non è un'evoluzione che si dice, ah sì, è migliorato di 100 volte, 1000 volte, no, stiamo parlando di miglioramenti nell'ordine di milioni di volte, che va dal 500.000 a anche 12 milioni di volte in più rispetto ai computer di allora. Quindi se siete riusciti ad arrivare fino a qua a vedere il video e vi è piaciuto, mi potete mettere un like, potete scrivermelo nei commenti e mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche perché a voi non costa niente, ma a me fa veramente molto piacere. Ci vediamo al prossimo video, a presto, ciao ciao!